Bentornati al format The Midjourney Dilemma, analisi di immagini fotografiche create con Midjourney AI a cura di Ema F205, che sono io. Vi ricordo che sono un ex fotografo, mi diletto nella creazione di immagini per quanto possibile emozionali e realistiche con Midjourney. Andremo a analizzare il prompt potente di oggi, andremo a vedere i risultati che Midjourney ha generato, li andremo poi a commentare e a dare un voto. Allora, il prompt potente di oggi è questo: An expressive and emotional color punk portrait, per cui un ritratto emozionale a colori in stile punk of a petite model, petite vuol dire piccola di statura, in youth inspired fashion, per cui che indossa abbigliamento giovanile, poking the tongue out in jest, teasing with a light-hearted spirit, a playful challenge issued. Questo è un passaggio importante, analizziamolo. Allora, abbiamo appunto questa richiesta di un ritratto punk, ok, di una ragazza di bassa statura fondamentalmente, vestita in stile giovanile, però che tira fuori la lingua in un gesto quasi di teasing. Teasing vuol dire stuzzicare, che tira la lingua stuzzicando, come se ci fosse in ballo una piccola sfida, come se ti stesse sfidando, se stesse cercando di sedurti. Ok, poking the tongue out in jest, teasing with a light-hearted spirit, lo spirito leggero, ok, un gioco di seduzione, a playful challenge issued, per cui che sfida colui che la sta guardando. Abbiamo sempre il classico mio marchio di fabbrica unconventional angle, per cui angolazione non convenzionale, e side lighting by Ellen von Unwerth, per cui angolazione non convenzionale, ripresa non convenzionale, luce laterale nello stile di questa fotografa. Ok, e vediamo i risultati, perché c'è qualcosina di molto molto interessante da dire, per cui iniziamo e vediamo questo comando che prevede soprattutto molto dettaglio per quanto riguarda l'espressione facciale. Vediamo se ha fatto confusione o se ci ha tirato fuori qualcosa di buono. Ora vi dico, la sequenza di foto che andremo a analizzare sarà composta da 3 scatti molto 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 simili tra loro. Non ha creato molte variabili. Qui avevamo un Chaos 40 e un aspect ratio di 1:1, per cui immagine quadrata, style raw, per cui mantenere un po' la grana fotografica. Allora vediamo, questo è il primo risultato. Bella l'ambientazione, che non era specificata. L'espressione è quasi lolita, è quasi naif. Resta il fatto però che ha mantenuto il fatto che sia un ritratto a colori, l'angolazione è unconventional, so and so, ok. La modella è effettivamente una modella in stile punk, petit, per cui di bassa statura, piccolina insomma di altezza, e l'espressione, allora a me qui sembra un po' tontolina, sinceramente, non mi sembra così giocosa o stuzzicante, però devo dire che lo stile e il risultato è bello, cioè anche l'ambientazione, con tutti i suoi difetti che potete vedere, però è un'ambientazione punk, ok? Sembra che sia in un bagno, ok? In una toilette, per cui devo dire che l'espressione è un po' tontolina, ma nel complesso per adesso un buon risultato, abbastanza punk, ha mantenuto poi piuttosto bene il soggetto. Questa è la seconda, secondo me quella che è venuta meglio, non tira però fuori la lingua come è stato richiesto
però è una foto molto sensuale, molto spontanea, molto punk devo dire. Lei ha una bellezza strana, particolare, però se è vero che nella prima foto abbiamo visto uno sguardo un po' perso, qui abbiamo uno sguardo decisamente più ammiccante. Mi piace molto lo stile Polaroid. Ha mantenuto lo stile della fotografa che ho chiesto? No, purtroppo no. Però devo dire che è uno scatto, questo dei tre secondo me il migliore, interessante, con una bella pasta, con una bella angolazione, con un bel soggetto. Si è perso insomma come al solito qualcosa per strada. Questa è quella forse che rappresenta di più, in maniera più dettagliata e più precisa, il comando, ma nel complesso forse mi piace un po' meno. Tira fuori la lingua, era comunque una richiesta complessa, era comunque una richiesta articolata dal punto di vista emozionale. Ve la ricordo: poking the tongue out in jest, teasing with a light-hearted spirit, a playful challenge issued. Era complicato, però tutto sommato, un po' di qua, un po' di là, è riuscita a creare Midjourney AI, 3 scatti, secondo me abbastanza buoni. Più che altro mi ha stupito come dire, la qualità e la creatività del soggetto. Lo stile punk, questo mi è piaciuto molto. In generale ti chiedo, tu che voto daresti a questi risultati sulla base del comando che abbiamo dato? Ti invito a scriverlo nei commenti. Io personalmente non mi spingerei oltre un 6. Non mi spingerei oltre un 6 perché in questo caso diciamo che Midjourney ha lavorato bene sul soggetto, ma meno bene su quelle che erano le caratteristiche di espressività. Però mi ha stupito, cioè il soggetto mi ha stupito moltissimo, per cui dai, un 6, una sufficienza, se la porta decisamente a casa a questo giro. Ti ricordo che ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale €1 in meno nel tuo futuro stipendio, quindi iscriviti, metti like per non restare indietro, perché mi ringrazierai tra qualche anno. Ti ricordo tra l'altro che io sono un professore di questa materia di intelligenza artificiale generativa, anche per quanto riguarda appunto la generazione di immagini, per cui tra poco ti darò il link per contattarmi e per accedere al mio secret case. Io ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato, per me vale veramente oro, spero che tu possa considerare questo mio contenuto di valore. Ma chi sono io? Ti ricordo che sono Ema F205, sono un professore accademico, insegno dal 2009, punk rocker e creativo. Hai appena aderito al canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Puoi accedere alla mia cartella segreta, il Secret Case, su Google Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205 o scansionando il QR code che vedi a schermo. Io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!